Cari amici, diamo il benvenuto al maestro liutaio Gabriele Lodi, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Ma grazie a voi, un vero piacere, come sempre. Si tratta di un mio modello personale, limited edition, costruito per il Rome Expo Guitar 2020. È una chitarra di particolare significato personale in quanto focalizza molte delle mie riflessioni recenti. Certamente il tentativo è quello di recuperare un'ipotetica traccia evolutiva della sonorità italiana, prendendo quindi spunto a partire dalla sonorità evocativa della doppia corda, tipica del periodo rinascimentale barocco, per poi giungere alla grande dinamicità del primo Ottocento con i famosi virtuosi del romanticismo italiano, e infine concludere, giungendo ai giorni nostri, con la fusione del progetto costruttivo sonoro spagnolo. In altre parole, un punto di incontro tra la costruzione tradizionale antica e le innovazioni spagnole apportate da Antonio de Torres. Tavola armonica in abete, italiana naturalmente, acero amarezzato per fondo e fascia. Sono i legni classici della liuteria storica italiana per strumenti a pizzico e anche per strumenti ad arco. Una scelta quindi che incontra perfettamente la direzione sonora ricercata, tuttavia anche un'esplicita strategia attuale, considerando le complicazioni burocratiche ed economiche relative all'utilizzo del palissandro e altri legni tropicali. Il suono è caratterizzato da una marcata componente timbrica, per così dire croccante e distinta, che la rende piuttosto unica ed efficace anche nei contesti di musica da camera. Il progetto costruttivo, interno alla tavola armonica, presenta una tradizionale raggiera alla spagnola e combinata a diversi elementi trasversali dal design unico, in grado di irrigidire la tavola in prefissate aree e conferire una determinata modalità di azione alla stessa. Nella tua produzione realizzi anche altri modelli o progetti costruttivi? Sì, in effetti la chitarra qui presentata è un modello unico, mentre la mia produzione più riconosciuta è sicuramente quella rivolta agli strumenti ispirati ai modelli storici, in particolare ad Antonio de Torres. In questa dimensione progettuale, infatti, trovo estremamente stimolante recuperare e perseguire quelli che furono i loro obiettivi sonori. In seguito alla mia approfondita indagine, maturata durante i restauri su svariati strumenti originali storici, il mio obiettivo sarebbe quello di intuire la direzione sonora a cui tutto il progetto costruttivo originale si rivolge, reinterpretandolo affinché possa essere funzionale per oggi. Gabriele, ci saranno delle novità in futuro sulla tua produzione, diciamo, nel medio-lungo termine? Novità, no, c'è una continuità di evoluzione rispetto al mio percorso e non escludo qualche modello, esclusivo, sviluppato insieme alla collaborazione con artisti a me speciali. Tuttavia, per la mia produzione prevedo sostanzialmente il definirsi di un progetto unico, eventualmente capace con piccole alterazioni progettuali di rivolgersi a due categorie di interpreti, una di approccio più intenso e dinamico e l'altra più intimo e intellettuale. Ringraziamo il maestro liutaio Gabriele Lodi per essere stato qui con noi.